Ciao a tutti, sono Arne e queste sono le mie video lezioni su come imparare il violino. Mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale per non perdere le novità. Cominciamo! Partiamo con le premesse. Dunque, per cominciare, ovviamente avremo bisogno di un violino, ma non di minore importanza. Avremo bisogno di tanta forza di volontà e tanta pazienza, perché imparare uno strumento musicale non è di certo una passeggiata. Perciò armiamoci. Allora, il violino è fatto da varie componenti. Possiamo vedere qui in alto queste sorte di levette che si chiamano piroli o piroli, che servono all'accordatura dello strumento. Poco più su abbiamo il riccio, che sostanzialmente è una componente estetica tipica della famiglia degli archi. Dopodiché abbiamo la tastiera, che è questo elemento spesso fatto in ebano, sul quale poi appunto vengono poggiate le dita per poter fare le note. Abbiamo poi la cassa di risonanza che fa sì che il suono venga propagato nello spazio. Dopodiché abbiamo la cordiera. La cordiera è appunto il punto di principio da cui parte una corda per arrivare a collegarsi con i piroli che avevamo già nominato in precedenza. Abbiamo poi la mentoniera, che non è altro un appoggio appunto su cui poter poggiare il mento quando si andrà a suonare lo strumento. Abbiamo i tiracantini, che hanno la stessa funzione dei piroli, però accordano lo strumento in maniera meno aggressiva. Sono comunque cose che vedremo un po' più in là. Poi c'è il capotasto, che è appunto, come dice il nome stesso, capotasto, ovvero capo del tasto, che è il punto di partenza in cui si cominciano a mettere le dita, ovvero prima del capotasto non possiamo mettere nulla, poiché appunto ci sono i piroli e il riccio. Abbiamo il ponticello, che è una parte fondamentale, un po' come tutte, nella costruzione dello strumento, su cui vengono poggiate le corde, e tra il ponticello e la tastiera poi viene fatto passare l'archetto, che vediamo subito. Anche l'arco del violino ha le sue componenti. Infatti abbiamo la bacchetta, che è appunto quest'asta di legno, che è fondamentalmente la parte che collega tutte le componenti dell'arco, che è lunga circa 74-75 cm. La bacchetta poi ha una sua punta e un tallone, che sarebbero la parte superiore e la parte inferiore dell'arco, che vanno a collegare poi il crine di cavallo, che sono esattamente appunto parti della criniera di cavallo. E per finire con l'arco abbiamo poi la vite, che ha un solo scopo, ovvero quello di tirare e allentare il crine di cavallo in base alle esigenze sonore di cui abbiamo bisogno. Passiamo dunque alla parte un po' più tecnica dello strumento, ovvero le corde. Le corde del violino vengono nominate corde vuote quando appunto non gli si viene sovrapposto nessun dito, quindi non viene applicata nessuna diteggiatura. E le note che il violino suona appunto con le sue corde vuote sono le seguenti: partendo dalla più fina alla più spessa sono il Mi, il La, il Re e il Sol. Adesso passiamo a vedere le note, le corde del violino sul pentagramma. Per prima cosa dobbiamo capire cos'è il pentagramma. Il pentagramma appunto è lo spazio di scrittura che si usa in ambito musicale. Così come a scuola eravamo o siamo ancora abituati ad usare il quaderno a righe per italiano o il quaderno a quadretti per matematica, quindi in ambito musicale si usa il pentagramma, che è appunto uno spazio di scrittura composto da 5 righe e 4 spazi, nel quale poi vengono disposte le note. Dunque, in questa immagine abbiamo le 4 note del violino, ovvero le 4 corde vuote.
dalla più bassa, dalla più grave alla più acuta, quindi in questo caso avremo il Sol, il Re, il La e il Mi. Dunque, adesso che ve le ho presentate, dovreste esercitarvi a ricordarvele, perché poi successivamente dovremo iniziare anche a suonarle leggendole nello stesso momento. E se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di lasciare un like e di iscrivervi al mio canale. Inoltre vi invito a sostenermi e, se vi va, ad offrirmi anche un caffè cliccando sul link PayPal direttamente qui in descrizione. A proposito, volevo ricordarvi di andare a visitare il mio sito web, dove potrete trovare varie offerte per le vostre necessità, prenotare delle lezioni online direttamente da casa vostra con il sottoscritto. Con questo io vi saluto, ci vediamo alla prossima, mi raccomando, studiate.